Se amate la storia, la natura, il mare, la montagna, se siete dei cultori del buon cibo e desiderate vivere momenti unici, dovete visitare il territorio metropolitano di Reggio Calabria. Benvenuti a Reggio Calabria. Questo è un progetto turismo, un progetto attraverso il quale raccontiamo un territorio, il territorio della città metropolitana di Reggio Calabria, un territorio ricco di storia, un territorio ricco di cultura, un territorio bagnato da due mari, il Mar Ionio, il Mar Tirreno, un territorio che ha la fortuna di avere al proprio interno anche una montagna importante, ad avere al proprio interno il Parco Nazionale d'Aspromonte con tutte le opportunità che il parco offre. Un territorio, come dicevo prima, ricco di storia, una storia racchiusa all'interno dei musei, dei propri siti archeologici, in primis i bronzi di Riace, ma non solo. Abbiamo la fortuna di avere il territorio tanti siti che raccontano un po' la nostra storia millenaria. Un territorio che comunque si identifica anche attraverso dei prodotti dell'agricoltura, dei prodotti agroalimentari, in primis il bergamotto di Reggio Calabria, ma oltre al bergamotto ricordo l'annona e tanti altri prodotti come il vino, gli oli, salumi, formaggi, insomma prodotti fortemente legati al territorio. Con questo progetto la Camera sta cercando di destagionalizzare il più possibile il turismo e quindi cercare di far vivere il nostro territorio al turista 365 giorni l'anno. Immersa nel cuore del Mediterraneo, Reggio Calabria è la città più antica del territorio e al tempo stesso una città moderna. Fondata da coloni greci nell'VIII secolo a.C., è stata più volte ricostruita sulle sue stesse rovine, dopo gli innumerevoli terremoti. Oggi è una città moderna, aperta all'incomparabile scenario dello Stretto di Messina e ospita i resti del castello aragonese, il Duomo, il lungomare con splendidi ficus magnolioides, veri monumenti della natura. E infine il Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia, che oltre ai famosi bronzi di Riace ha i reperti delle più importanti città greche. Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria è il grande museo della Calabria antica. Racconta attraverso i suoi 4 livelli espositivi tutta l'antichità della regione, dall'Alto Tirreno Cosentino all'Istmo di Catanzaro fino all'area della città metropolitana di Reggio Calabria. E lo fa con una selezione di reperti veramente straordinari che diventano protagonisti di questa storia. Però è anche tanto altro, perché è anche il luogo attraverso il quale si può promuovere il resto della regione grazie alla capacità attrattiva dei nostri capolavori, che sono i bronzi di Riace. Affascinati da tanta storia presente nel Museo di Reggio, decidiamo di visitare 3 siti archeologici e lo facciamo partendo dal mare. Ci troviamo a Monasterace Marina e questo è il museo archeologico dell'antica città di Caulono-Caulonia. Qui sorgeva una polis greca fondata tra l'VIII e il VII secolo a.C., di cui restano importanti testimonianze a terra e a mare.
In uno degli isolati dell'abitato di Kaulon si sono conservate le terme ellenistiche, di cui qui possiamo vedere i bacini lustrali di III secolo a.C. Cadoi, contenitori per la pece che veniva commercializzata in epoca romana. La pece bruziace calabrese era la migliore del Mediterraneo. Qui all'ombra del faro di Punta Stilo siamo presso i resti del basamento del Tempio di Kaulon, V secolo a.C. e alle mie spalle il Mar Ionio, dove la linea di costa in epoca greca era avanzata di circa 300 metri. Per un fenomeno di bradisismo questa linea di costa è oggi affondata e quindi questo tratto di mare conserva un'ampia area archeologica sommersa con oltre 200 elementi architettonici di epoca greca. Ci troviamo all'Ocripi Zefiri. Siamo nel cuore della Magna Grecia, quella megala Hellas che ha posto le basi della nostra civiltà mediterranea. Qui siamo dove si trovano i resti del Tempio di Marasà, un tempio ionico imponente di cui adesso resta soltanto un basamento di colonna, mentre invece un'altra colonna e il capitello si trovano al Museo di Reggio Calabria, il principale della provincia. Qui una selva di colonne decorava il tempio e tutta la città greca si estendeva per oltre 230 ettari. Lo sappiamo grazie al circuito murario che è stato completamente rinvenuto. E la città ci permette di conoscere quella che era una polis greca, il suo abitato con 100 camere, il teatro, numerosi santuari. La presenza di questo sito ci permette di studiare la vita quotidiana dei greci e quanto hanno lasciato nella nostra cultura, nelle nostre tradizioni di calabresi oggi. Ci troviamo in Contrada Palazzi nel comune di Casignana, lungo la strada statale ionica, dove si trova un sito archeologico di epoca romana, una villa romana di grande importanza, che ospita 2 impianti termali, una parte residenziale e ben 23 ambienti decorati con mosaici policromi. Qui, tra il I e il V secolo d.C., abitavano ricchi signori che davano la possibilità ai viaggiatori in epoca romana di fermarsi, sostare, ritemprarsi alle terme e godere dell'ottimo vino che producevano. E grazie a questi antichi saperi si produce ancora un ottimo vino. In località Bianco viene prodotto il Greco di Bianco, una vera e propria esclusiva per il territorio. La sua raccolta avviene tra fine agosto e metà settembre. I grappoli vengono conservati per un solo strato all'interno di plateau tenute in serra. Oltre al Greco di Bianco, sono diverse le produzioni di vini pregiati, grazie al territorio, al clima e alla dedizione degli uomini. Un vero fiore all'occhiello è il famoso bergamotto, un agrume che cresce nel territorio metropolitano di Reggio Calabria. È un frutto dalla forma sferica, di colore verde brillante, che diventa giallo-oro quando è maturo. Il bergamotto di Reggio Calabria, per il suo valore intrinseco, è stato denominato oro verde. È famoso per la sua pregiata essenza, tutelata e valorizzata con il riconoscimento DOP. L'essenza è utilizzata dai più prestigiosi profumieri del mondo, dall'industria farmaceutica come antisettico e antibatterico. E il frutto, per il peculiare sapore e le sue proprietà salutari, è sempre più usato nell'industria alimentare e dolciaria. I borghi del territorio di Reggio Calabria sono incantevoli, sono ricchi di storia e molto suggestivi. Il primo che visitiamo è un borgo fantasma. 5 dita, Pentedactylos. Da questa parola greca deriva il nome del borgo alle nostre spalle, che è Pentidattilo o Pentedattilo. Arroccato su questa rupe dalla forma maestosa, il borgo affascina da quando è abbandonato, cosa avvenuta già nel secolo scorso a causa di terremoti prima e alluvioni dopo. È
e dopo aver conosciuto la storia di questo borgo, ci dirigiamo a Stilo per visitare un gioiello unico nel suo genere, la Cattolica di Stilo. La Cattolica di Stilo, come disse Paolo Orsi, ispira bizantinità nella sua struttura esterna, un cubo sormontato da 5 cupole, e soprattutto all'interno, dove si conservano i cicli di affreschi originari dal X al XV secolo d.C. La Cattolica di Stilo sta arroccata alle pendici del Monte Consolino perché era la chiesa di riferimento dei monaci greci che vivevano in queste montagne. Vivevano da eremiti nelle grotte naturali che il Monte Consolino ospita, all'interno delle quali c'erano le loro lauree, che poi saranno definite lauree basiliane. La chiesa arroccata serviva per la messa, perché non era possibile fare il rito all'interno delle grotte naturali. Per questo è così piccola e per questo si trova in questa posizione strategica, oggi sul borgo di Stilo. E ora siamo diretti all'antico borgo di Gerace. È incastonato nel territorio del Parco Nazionale dell'Aspromonte ed è uno dei borghi più belli d'Italia. Gerace, su un banco di arenaria fossile a circa 500 metri sul livello del mare, è stata fondata dai Locresi greco-romani quando la costa è diventata pericolosa a causa delle incursioni saracene. Guardandoci intorno su quello che l'archeologia chiama un luogo naturalmente difeso, capiamo perché i Locresi scelsero questo posto per la nuova città, ben protetti dagli assedi dal mare. Un autentico gioiello è la cattedrale Santa Maria Assunta di Gerace. Fu edificata nel primo periodo normanno tra la fine dell'XI secolo e i primi 30 anni del XII. È il più imponente edificio religioso chiesastico della Calabria. Costituisce una splendida fusione della cultura nordica normanna con quella meridionale e orientale bizantina. A pianta latina, le 3 navate sono scandite da una doppia fila di colonne di età tardo-antica in marmo proveniente dalle cave dell'Asia Minore. La cripta ingloba un'antica chiesa del VII e VIII secolo. A circa 50 metri dalla cattedrale ci troviamo in una piazza su cui sorgono 3 chiese, infatti è la piazza delle 3 chiese. La chiesa del Sacro Cuore con la sua cupola a trullo, la chiesetta di San Giovannello del X secolo e la chiesa di San Francesco col suo splendido portale che conserva all'interno una pala d'altare barocca con intarsi marmorei del XVII secolo. Lasciamo la splendida Gerace per visitare la capitale della Calabria greca. Benvenuti a Bova, uno dei borghi più belli d'Italia. La prima cosa che ci colpisce arrivando in una delle piazze del borgo è questa fantastica locomotiva. Un dato molto curioso, visto che qui la ferrovia non è mai arrivata. Alcuni sostengono che la locomotiva simboleggi i bovesi che lavoravano come ferrovieri e altri invece che sia il simbolo di una immigrazione. Ci troviamo a Bova, uno dei borghi più belli d'Italia, bandiera arancione,
dal 2015 e anche gioiello d'Italia, uno dei 21 gioielli d'Italia, unico comune calabrese. Bova è considerata anche la cora dell'area grecanica, ovvero la città, la capitale morale dei greci di Calabria. È qui che ancora vive la lingua greca, parlata non solo dagli anziani come anche da qualche giovane. E rivive non solo nella toponomastica ma anche nelle tradizioni, nei riti e nella cucina. Interessante quindi visitare questo piccolo borgo e immergersi quindi nelle bellezze architettoniche, paesaggistiche, e in più è anche molto bello visitare i musei, ovvero il Museo della Lingua Greca Calabra e il Museo di Paleontologia e Scienze Naturali dell'Aspromonte, unico museo per l'importanza dei reperti, si colloca subito dopo il Museo Paleontologico di Napoli. Uno degli aspetti interessanti di questa terra è la valorizzazione degli antichi mestieri e delle tradizioni. A Seminara abbiamo conosciuto dei ceramisti che con grande passione producono oggetti unici. Qui il sapere è tramandato da più generazioni. Non esistono stampi o produzioni seriali. Vengono usati i colori tradizionali di Seminara: il verde, il giallo e il blu. E tutto viene creato dall'esperienza e da sapienti mani. Ogni oggetto ha una sua caratteristica e una sua storia. Una grande ricchezza naturalistica del territorio metropolitano di Reggio Calabria è l'Aspromonte. I suoi sentieri e i suoi boschi sono una meta ideale per il trekking e tutte le attività legate allo sport e al tempo libero. Grazie alle nostre guide abbiamo scoperto una natura incontaminata e mozzafiato. Da qui inizia il nostro viaggio nell'Aspromonte. L'Aspromonte in una terra che è la Calabria, che è conosciuta spesso per le sue spiagge, per il suo mare, ma che in realtà offre molto di più, tra cui questa splendida cascata e questo splendido parco nazionale che ha tantissime peculiarità. È il Parco dei 1000 Habitat, il Parco dei 1000 Volti. Possiamo andare ad esempio dalla Vallata delle Grandi Pietre con Pietra K, uno dei monoliti più grandi d'Europa e il simbolo del Geoparco UNESCO, da poco ottenuto dalla nostra montagna, fino alla cima più alta, che noi chiamiamo anche la testa del polipo, che è l'Aspromonte, che si dipana con i suoi tentacoli fino al mare e che raggiunge quasi 2000 metri di quota. E qui siamo nel cuore dell'Aspromonte Ionico, nella Vallata delle Grandi Pietre. Di fronte a noi abbiamo Pietra K, il monolite più grande d'Europa, un luogo di un fascino unico, un sentiero dello spirito che ci dà la vista sul Mar Ionio e che rappresenta uno dei geositi di importanza internazionale del Parco Nazionale dell'Aspromonte. Sito di trekking, escursioni partono da Natilo San Luca per raggiungere questo luogo che si può circumnavigare a piedi con un'ora di cammino. E qui, con Pietra K alle nostre spalle, ci troviamo alle Rocche o Rocce di San Pietro. È il termine di un sentiero della spiritualità, qui dove i monaci greci, giunti tra l'VIII e il IX secolo dall'Armenia, dalla Grecia, dalla Turchia, hanno scelto di vivere come eremiti e hanno creato i loro asceteri scavandoli direttamente nelle rocce del cuore dell'Aspromonte, un luogo dello spirito. Ci
Ci troviamo sulla cima del Montalto, la cima più alta d'Aspromonte, che appunto si erge con i suoi quasi 2000 metri di altezza al centro del massiccio aspromontano. Il sentiero per raggiungere la cima è agevole, è molto bello, attraversa una faggeta nana dal grande fascino e arrivati in cima ci accoglie questa statua del Cristo quasi a salutarci, che è stata posizionata qui diciamo per il giubileo del 1900, poi ripristinata in più occasioni. Sempre qui troviamo anche una bellissima rosa dei venti in bronzo che ci aiuta a posizionarsi non solo in Aspromonte ma nel mondo, perché possiamo vedere l'orientamento di tutte le città, o meglio delle maggiori città mondiali italiane e chiaramente anche del nostro hinterland. E dopo tanta montagna ci dirigiamo verso il mare. Ci troviamo a Roccella Ionica, nel cuore della riviera dei Gelsomini, Basso Ionio Calabrese, dove le lunghe spiagge sabbiose consentono non solo mare, ma tante attività sportive legate ovviamente all'acqua. Le attività che si possono svolgere in questo tratto di costa sono diverse. Una tra queste è l'attività subacquea, grazie alla ricchezza dei siti archeologici sommersi, tantissimi relitti e meravigliose biodiversità. E da questo tratto di costa ci spostiamo a Brancaleone per conoscere un ospedale molto particolare. Ci troviamo a Brancaleone, nell'ospedale delle tartarughe marine, un luogo in cui recuperiamo animali in difficoltà con problemi causati dall'uomo e le portiamo qui al centro di recupero per curarle e poi farle tornare in libertà nel luogo dove le abbiamo ritrovate. E quindi questo è il nostro lavoro, sostanzialmente salviamo le tartarughe marine da fattori antropici, quindi di problematiche dell'uomo. E ora facciamo una pausa pranzo. Raggiungiamo Mammola per conoscere la lavorazione dello stoccafisso e, naturalmente, assaporare il piatto tipico del luogo. Mammola è rinomata per la lavorazione dello stoccafisso. Arriva secco direttamente dalla Norvegia. Viene tenuto a bagno per ammorbidirlo e restituirgli il suo sapore originale. Infatti la differenza del trattamento sta nell'acqua della sorgente di Mammola. La sua lavorazione è ancora artigianale, con il solo utilizzo della roncola. Lo stocco alla mammolese è un piatto antichissimo e grazie al trattamento delle acque di questo territorio e al rispetto della tradizione diventa un piatto superlativo. Cipolla, patate, stocco, olive e peperoni. E dopo 20 minuti di cottura è pronto per essere degustato. E dopo tanta bontà ci affacciamo sul Mar Tirreno e raggiungiamo la famosa Costa Viola. La biodiversità di questi fondali offre degli scenari più unici che rari. Le immersioni sono caratterizzate da pareti rocciose ricoperte, tappezzate di gorgonie e diverse specie di coralligeni. Luce e colori la fanno un po' da padrona,
ogni scoglio ha degli scorci particolari, molto belli, soprattutto per chi ama praticare la fotografia subacquea. Le grotte ce ne sono diversi anfratti, grotte un po' come queste, sia fuori dall'acqua e sia sommerse, e le immersioni possono essere svolte sia per i subacquei neofiti fino ad arrivare ai tecnici, quindi immersioni tecniche con profondità elevate. Rientriamo in porto e, ammirando la torre di Bagnara, raggiungiamo la nostra ultima meta di questo viaggio. Siamo diretti a Scilla. Qui, lungo la Costa Viola, all'imbocco dello Stretto di Messina, si trova Scilla, una perla della provincia di Reggio Calabria. Scilla di omerica memoria, un luogo dove è nato uno dei miti più famosi dell'epoca greca. Grazie alle correnti, infatti, i naviganti greci avevano difficoltà ad attraversare lo Stretto di Messina e immaginavano un mostro nel mare che rendeva difficile la navigazione e poi spingeva le imbarcazioni sugli scogli, Scilla e Cariddi. In questo luogo dal fascino unico, oggi la Chianalea accoglie visitatori, il Borgo dei Pescatori, uno dei borghi più belli d'Italia, dominato dalla Rocca con il Castello Ruffo, mentre nell'altra baia si trova la Marina Grande, la spiaggia dalle acque cristalline, nei cui fondali si trovano coralli molli tra i più belli del Mediterraneo. Vivere il territorio metropolitano di Reggio Calabria è stata un'esperienza unica. La sua storia antica, la sua natura, le sue tradizioni e le sue offerte rendono questa terra una meta da visitare tutto l'anno. Viaggia con noi. Viaggia con Eborghi.